Ciao a tutti ragazzi, oggi è la vigilia di Natale e a quanto pare Babbo Natale è arrivato in anticipo. Che cosa conterrà questa scatola? È abbastanza grossa e anche abbastanza pesante. E non ci sono grossi indizi se non questo. Chi riconosce questo logo? Che non si legge tanto bene. Adesso vediamo. Ok, allora apriamo il super pacco e vediamo che cosa c'è dentro. La bolla, anzi la fattura, che non ci interessa per il momento, e il pacco vero e proprio, che però con la mia mano piccola è un po' difficile da tirare fuori. Ok, adesso dovrebbe essere tutto più chiaro. Ok, voilà. Vediamo un po'. No, c'è questo piccolo manualino che poi andiamo a vedere, che spiega in modo super veloce come fare il setup. Ma non credo ce ne sarà bisogno. Alimentatore, tutto un po' massacrato, vediamo che funzioni tutto. Perno a sgancio rapido e gli adattatori, con anche il manuale, quello un pochettino più completo, e il coupon della Elite per il... mi sembra che questo sia quello per l'abbonamento al software Elite. Il fermo per appoggiare la ruota davanti, e non dovrebbe esserci altro. Voilà. Non c'è nient'altro.
Eccoli. Uno. Voilà. Allora, la confezione completa, sulla scatola c'è scritto Direto XT, XRT, che sono quelli che vengono forniti senza la cassetta pignoni, la cassetta posteriori pignoni. Ma questo in realtà è venduto come modello XR, quindi con anche la cassetta, che è la 105 Shimano, la cassetta della 105 Shimano. Perché c'è la scatola XRT ma in realtà c'è anche la cassetta? Perché Elite non fornisce a quanto pare più, per mancanza di disponibilità, i Direto XR, quindi quelli direttamente dalla casa madre con la cassetta. Allora il fornitore, che nel mio caso è Glam Sport, vende la versione XRT al prezzo con buono sconto della XR e aggiunge lui una cassetta compatibile con Shimano e SRAM, in realtà a 11 velocità. Quindi il contenuto della confezione è questo. C'è i rulli ovviamente Direto XR con la cassetta montata evidentemente da loro, si vede che è stata aperta la confezione, il supporto per la ruota anteriore, l'alimentatore, il manuale quick setup, il manuale invece completo con i vari adattatori degli O-ring e il perno passante per la ruota posteriore. Questo è il contenuto della confezione. Adesso andiamo a fare proprio l'apertura delle copie e vediamo un po' come sono questi O-ring. In realtà da montare c'è ben poco, perché avendo anche la cassetta pignoni già montata, allora intanto devo dire una passata. Allora dicevamo, per metterli in opera dovrebbe essere sufficiente aprire le zampettine. Adesso con una mano sola è un po' complicato. Pensavo andasse svitata, invece questi sono i piedini per regolare l'altezza nel caso di pavimento non perfettamente in piano. No, vedete, vanno aperti leggermente anche. E voilà. Allora, in teoria tanto dovrebbe bastare per poter mettere in vista i rulli. Allora, il cavo di alimentazione ha la presa italiana, la spina italiana, e mi sembra molto lungo.
a naso mi sembra che sarà un paio, uno, questo col freddo è un po' rigido, due saranno 2,5 metri. Allora, il cavo dell'alimentazione va qua, ok, perfetto. Si vedono i LED che si sono accesi e va fatto passare qua dentro per evitare che si possa strappare qualche bobina. E così non riesco a capire. Ok, così se anche si passa e si inciampa dentro non so se si riesce a vedere, c'è questa specie di spirale. Vediamo, ecco qua, ok, qua ci sono i LED e il cavo che poi va all'alimentazione. Ok, come dicevo prima, questa è la versione con il pacco pignoni e adesso proviamo a mettere la bici. Allora, andiamo a rimuovere la ruota dietro. Okay. Allora, vediamo se riesco a far vedere bene. Avendo io il quick release e non il perno passante, devo installare questa boccolina di qua, così, e dall'altra parte, vediamo se si vede, questa boccolina, che sono due pezzi. Comunque c'è scritto tutto nel manuale di istruzioni. Ok, così è possibile andare a installare la bicicletta. Voilà, così. Ok, adesso andiamo ad infilare il perno passante. Ok, quick release, cioè non il perno passante. Voilà, montato. Quindi di qui abbiamo la cassetta e di qui abbiamo montato tutto. Quindi adesso dobbiamo mettere il supporto per la ruota anteriore, così. Voilà. Ok, mi sembra perfetto, mi sembra veramente perfetto, mi sembra molto stabile. Bene, adesso non resta che provarla.